Eccoci, abbiamo beccato Monica che sistemava l'inquadratura. Ah! 5. Vediamo con poco. 4, 3, 2, 1. Inizia la prima sessione di Erika. È su una scala attaccata ad un albero e sta raccogliendo delle ciliegie. È come se ti posso dire, quasi una specie di tradizione, come se lei fosse anche una specie di catena, un anello all'interno di questa catena che congiunge diciamo così, le vecchie generazioni e fa da ponte alle nuove. Ciliegie rosse. Sì, 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 belle Rosse. carnose. Le Sì. mangia, le raccoglie, le mette in una cesta, in uno zaino, In le un vecchie. cestino, sì, 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 in un cestino di vimini. E poi che fa? Sta facendo questa raccolta proprio perché è come se attraverso questo gesto che ha un che anche molto di simbolico, poi le potesse condividere con tutti i suoi familiari e questo rappresentasse per loro un ulteriore scatto evolutivo. Va bene, ti dà l'autorizzazione? Sì, sì, lei è molto felice, fa anche notare la bellezza delle foglie, delle ciliegie. Nome del progetto di Erika. Mi viene sembianze umane. È molto curioso perché è come se vedessi questo progetto che in qualche modo coinvolge anche il figlio, che è un po' la loro Grande. capacità, sì, esatto, di andare oltre rispetto all'aspetto esteriore delle persone. Quindi riuscire ad entrare a vedere il vero aspetto, il vero nucleo della persona che si trovano davanti. Quindi riuscire ad andare oltre queste barriere, riuscire ad andare oltre questa esteriorità e andare proprio a carpire eh, com'è la loro anime, com'è la loro essenza, se è pulita, se è scura. Causa esoterica prima di tutto il resto del fatto che Erika fa la sessione solo oggi, dopo aver visto per anni le sessioni e averne carpito gran beneficio, preso gran beneficio, avuto gran beneficio. Lei ha comunque un'entità mentale, allora, che da un lato è molto forte, e da un lato però lei cerca di contrastarla ed è quella di, diciamo così, seguire, quelle che sono mh, le norme socialmente accettabili, ok? Quindi in realtà, seguendo un certo tipo di direzione sociale, lei non avrebbe dovuto neanche seguirle queste sessioni. Invece lei ha infranto questa regola, ok? E andare proprio oltre il velo comunemente conosciuto. Però in qualche modo ha avuto dentro di sé il freno a mettersi lei in primo piano, no? Ehm, direttamente dentro la Ok? sessione. Perché? Ah, scusa, non t'ho sentito. Scusa. Mm. Ma lei è anche molto testarda e vuole fare molto da sé. Questo è proprio anche nella sua natura, di voler essere molto indipendente, molto autonoma. E quindi diceva, io ho degli strumenti, bene, grazie, li utilizzo come dico io, perché sono sempre io che filtro il tutto. Va bene, nome della sua anima, Anemone, dello spirito, invincibile, vibrazione.
circa 18 miliardi. Consapevolezza. 163. Anima. 40. Vite. 1916. Cervello. 9,5. Suscettibilità ipnotica. Viene 50. 3D. 64. Vivacità animica. 100. Se adesso non possiamo, ma se avesse avuto la voglia di mettersi in gioco con delle cuffie e fare una sessione diretta con te a supporto oggi, con 50, che è un bel po' più di 40, il minimo che serve come suscettibilità ipnotica, cosa avrebbe ottenuto? Di più o di meno da questa sessione? Ah, io dico che avrebbe visto sicuramente le sue entità eteriche. No, quelle mentali no, però. Vediamo le eteriche. Allora, c'è una strega del secondo universo che vuole farle un po' di dispetti, di raggiri, vuole prenderla un po' in giro, vuole creare delle situazioni ingannevoli. Poi c'è un serpente strisciante che è un po' sempre su questa scia, quindi a voler mettere delle discussioni, dispute, dubbi, ombre, problematiche, intralci vari. Ehm, e poi c'è ogni tanto un ippopotamo che si affaccia ed è come se creasse un po' dei momenti di rabbia. Secondo universo. Sì, basta. Mm. Strega, serpente, ippopotamo. Mm. Mentali. C'è appunto l'entità mentale inculcare ed è come se questa entità mentale a tutti i costi volesse che lei seguisse delle regole e delle formalità che sono socialmente accettabili. Lei ovviamente poi non vuole, però è come se ci fosse una continua lotta tra questa entità mentale che in qualche modo la vorrebbe rimettere nella carreggiata della forma della società e lei invece che assolutamente vuole deragliare. Lei assolutamente che ha questo indole molto forte e ribelle. Quindi direi un livello 3. Poi c'è calunnia, e infatti è un'entità mentale che l'ha spesso imprigionata in un circuito, diciamo così, di bugie, di inganni, di tradimenti, di falsità. A volte anche invischiandola al punto tale che sembrasse lei essere quella falsa e ingannevole. Ehm, ma anche questo direi di livello 3. In alcuni momenti è stata di livello 5 quando era, diciamo così, nel pieno dell'inganno. E poi ce n'è un'altra che però si chiama distrazione ed è come se questa entità mentale volesse portarla fuori strada. Quindi volesse, almeno per determinati momenti della vita, farle prendere la direzione sbagliata. Quindi crearle, quel periodo così di divagazione, di confusione, di scelte sbagliate. Poi però ovviamente lei riprende il controllo della situazione e raddrizza, diciamo così, di nuovo il volante per ripercorrere la strada giusta. Però questa entità mentale più volte ci prova a farla uscire di strada, a deconcentrarla, diciamo. E anche questo intorno al 3, a volte ovviamente al 4.
Pianti. Come impianto mentale, è come se ci fosse questa cuffia che si usa nei parrucchieri, ma forse adesso non si usa più, ed è di silicone fatta con tanti forellini e dai forellini vengono estratte ciocche di capelli, no? E Mm. quindi tra l'altro è anche un po' doloroso come procedimento, no? Se appunto questo impianto mentale forzatamente volesse proprio imporle certi tipi di scelte, certi tipi di comportamenti, certi tipi di modalità, mm? Proprio per inquadrarla in una sorta di conformità, proprio per farla stare nella terza dimensione. E poi c'è il tentativo da parte di una corda di strozzarla, quindi di non farla parlare, anche perché lei ha un'ottima eloquenza e anche un'ottima capacità persuasiva del suo interlocutore. E quindi attraverso questo impianto vorrebbe in qualche modo mh, incepparla. E poi c'è una specie di lastra, diciamo così, arrugginita a livello intestinale, ma nella parte bassa dell'intestino, che arriva praticamente, sì, tra l'intestino, diciamo, i genitali. C'è un sacco di roba. No, tre. No, beh, in generale, entità eteriche, entità mentali e nonostante 18 vibrazione. Sì, perché lei è una persona estremamente forte, che a testa alta affronta tutto, Ok, senza darsi per vinta. un'entità che anche non hai nominato eventualmente, che è capo del progetto Sembianze Umane. L'entità a cui è stata affidata l'anima di Erika, È un no? rettile superiore al serpente. La vedo come se fosse un drago in piedi. Mhm. Nome. Mm, ed è anche una sfida affinché lei riconosca le entità che stanno dietro alle persone, le entità dominanti. Nome. Samuel e Manuel, proprio come se mi facesse vedere, no, un davanti che è Samuel e dietro che è Emmanuel, Mm. per Grado. sfidare il suo terzo, cosa voglia dire. È in connessione con i militari umani? Um, Mi fa vedere che ha le dipendenze del ragno. E... Sì, perché ha a che fare comunque con le regole, quindi sì, con i militari. Monica, causa esoterica della nascita odalica di Erika. Non esce con la testa, ma coi piedi. Sembra quasi che stia pedalando, è già pronta a camminare dentro la vita, dando calci, ehm, facendo subito sentire proprio la sua personalità. Come a dire, io non mi faccio condizionare, perché era come se l'avessero presa dalla testa, era già tipo una manipolazione iniziale, no? Ti prendo dalla testa, ti prendo dalla mente, ti formo io la tua mente. Invece lei subito a dire di no, a scalciare con i piedi. No, io quella fine lì non la voglio fare. Mi prendete dai piedi, fate anche più fatica, però la mia testa non voglio che me la tocchiate. E durante il parto cosa succede? Etericamente. Etericamente vedo i medici presenti nella sala e come se fossero proprio dei servitori della Matrix, come degli insettoidi con i denti molto, molto lunghi. Sì, diciamo che somigliano un po' a delle cavallette, che invece
vorrebbero arrivare con le loro zampe all'interno della pancia di sua mamma per andare a prenderla comunque dalla testa, inserendo appunto le loro zampe. Questo sarebbe appunto l'obiettivo di queste cavallette ostetriche, insomma, così, medici presenti. Ehm, Però lei con questo agitarsi rende impossibile questa azione, quindi non rende possibile l'infilare le zampe fino ad arrivare alla testa, per cui sono costretti a prendere queste sue gambe che sembrano quattro in realtà da quanto si muovono, non sono due, in eterico sono quattro. Causa esoterica del calo della vista. Da che lei ha iniziato, diciamo così, a vedere maggiormente in termini di consapevolezza, le è parallelamente scesa la vista. Perché vedo che mh, per lei, non dico che sia così per tutte le donne, ehm, cioè i figli che ha avuto in realtà le hanno dato proprio una spinta evolutiva importante. Cioè riesce proprio a intrecciare il proprio cammino evolutivo con quello dei figli. Quindi per lei è stato proprio un bonus. Pertanto doveva avere uno svantaggio fisico, perché nella terza dimensione è così. Ehm, Siamo continuamente ostacolati e intralciati. E quindi c'è stato questo calo della vista. In particolar modo lei dice che verso l'occhio sinistro vede appunto un filo nero, così, e in effetti sta proprio a indicare il suo materno, che in realtà per lei è proprio un elemento di potenza e proprio per questo la depotenziano. Mm. Causa esoterica del tic alla zona pelvica e del problema al retto. E quindi ritorniamo appunto al discorso delle gravidanze. Bisogna dire che spesso per le donne mh, non è semplice, diciamo così, no? Portare avanti la propria vita crescendo dei figli. Spesso ci sono dei rallentamenti. Non è il caso di Erika. Cioè, Erika, anche grazie proprio alla sua forza, è riuscita a fare dell'esperienza della maternità un vero punto di forza e di arricchimento. Mi fa proprio vedere che lei brilla di più, da quando ho capito cosa può voler dire questa opportunità. Mm. Mhm. Quindi, da un punto di vista fisico, lei è stata, tra virgolette, punita. Quindi quella parte che è stata ovviamente no, coinvolta nella gravidanza e molto penalizzata, in parte lo è ancora. E in effetti lei ehm, l'unico beneficio l'ha avuto attraverso una terapia energetica, Mhm. proprio perché il problema è energetico. Deriva proprio dalla Matrix, deriva proprio dalla terza dimensione, che non vorrebbe che la maternità fosse un'esperienza buona. Ehm, Nella Matrix la maternità dovrebbe essere un'esperienza in cui i problemi dei genitori si riversano sui figli, il patto di fedeltà si rinsalda e i figli, proprio a causa inconsapevole dei genitori, sono ulteriori schiavi. Ma lei sta facendo sì che le cose vadano diversamente. Per cui ancora adesso, ad anni di distanza, lei è come se venisse punita di aver gestito il suo essere madre in questo modo. Ok, apriamo le porte del cinema. Allora, penso che sia il grande, viene con una sfera brillante tra le mani
che in realtà a me sembra solida in questo momento. E la tiene però, cioè, la vedo solida, ma lui non la tiene tra le mani fisiche, ok? Ma nelle mani eteriche. Cioè, considerando che il corpo eterico si propaga per qualche centimetro oltre il nostro corpo fisico, la sfera risulta sospesa tra le due mani, così. Mhm. Il piccolo? Il piccolo è venuto come se fosse un bastone da oddio, Rabdomante. rabdomante fra le mani. Il compagno? E il compagno è un po' trafelato e dice: Non crediate che sia facile per me stare dietro a tutto questo." La Lui dice: mamma? La mia vita è diversa dagli altri. Ehm, allora, aspetta, la mamma, non so perché è venuto con ehm, un tovagliolo, direi, contenente del ghiaccio dentro. Non so se per una botta. Boh, Ah, non lo so. la zia? E è venuta con un filone di pane. Cosa vuole comunicarci in questo modo? Se, come se lei potesse fare in qualche modo da sottofondo a tutto questo. Cioè, io sto preparando il pane che poi mangerete tutti quanti, tutti quanti uniti in questa esperienza che condividiamo, e voglio esserci per come riesco ad esserci. Va bene. Occhio di bue, riflettore sul figlio grande. È una domanda della madre. Come lo vedi energeticamente? Di alta statura. Come se lui cambiasse la propria statura a seconda dei contesti. Se sa che non deve alzarsi troppo in determinati contesti, allora si abbassa per poter star bene in diverse situazioni. Si è tolto davvero gli impianti come ha detto, risolvendo i problemi del sonno? Allora sì, ed è come se lui avesse avuto una specie di sostegno, diciamo da una sorta di guida. Guida. Allora, non credo che la guida sia il nonno, perché mi sembra una guida che lui abbia da quando era più piccolo. Potrebbe essere un essere elementale, evoluto, che gli dà dei consigli anche. Mm. Come è fatto? Chiamiamolo. Adesso lo vedo sotto forma di fiamma, è un fuoco, Come si chiama? però percepisco che può essere cangiante. Lui dice: Questa è una cosa fra me e lui. Il mondo è il nostro. Mm. Non vogliono presentarsi a noi così capiamo qualcosa? Così magari altre Erika si Allora lo decideranno a fare un sento passo in avanti? un po', questo che chiamiamolo una sorta di guida del figlio di Erika, lo sento un po' protettivo nei confronti del ragazzo Mhm. e aggressivo un po' nei nostri confronti. Mm. Non lo so il motivo. Ehm, Io ho una guida, li mettiamo a confronto. Si parlano Tu tra hai una guide. guida. È chiaramente una guida più matura, è la tua. È più disposta al dialogo, diciamo. Come è fatta? È più chiara.
La sua è più sul rosso-giallo, la tua è più sul bianco-giallo, con le punte blu-violacee. Come si chiama? So, mi dà un motto latino, ubi maior minor cessa. Perché come se mi dicesse che tu sei stato minor, adesso sei major, e vedo che invece la guida del figlio di Erika è un pochino più, non so come dirti, si sta ancora formando. Ok, E dov'è la guida del figlio di Erika rispetto al figlio di Erika, al bambino? sulla spalla, Sempre. a volte dietro, Sinistra. sulla spalla sinistra, sì. Grillo parlante. Mm, E la mia? ti vedo che ruota intorno a te, spesso è davanti. La mia ha un nome? Mi ha detto quel motto lì, ma non... Solo quello. mm, Ognuno ha una guida. direi di sì. Mm. Anche più di una. Ma è una parte di noi. Allora, cioè tutto è una parte di noi, no? Da un certo punto di vista. Però stando in questa dimensione qua, che è la dimensione, diciamo, della separazione, non è una parte di noi, ok? Cioè noi la viviamo come esterna. E quando un'entità prende il posto della vera guida, come un angelo, se si crede alla religione, eccetera, eccetera, che succede? Perché la guida non interviene? Mm, non se ne va la guida. Però, cioè, nel senso che, allora, vedo due azioni diverse. Vedo un'entità che trascina e che penetra, e vedo la guida invece che accompagna. E quindi hanno ruoli diversi. Quindi comunque la guida, anche in quel caso, non se ne va, continua ad accompagnare. E, come se continua a parlare, a farsi sentire. Però poi deve esserci in noi, ehm, sentire che c'è un intruso che si spaccia per qualcun altro. La guida di Erika, come si chiama? Non mi vengono nomi, sai? Mhm, come è Vediamo un fatta? attimo, eh. La sento femminile, mm, come se avesse delle strisce viola. Sembrano dei capelli, ma in realtà sono dei filamenti viola e oro. Mm, vedo che la sostiene molto, cioè le dà molto la persistenza, la tenacia. Vedo che anche quando Erika è stata in ginocchio, lei gli ha detto che quelle ferite potevano guarire subito. Le fa sempre vedere, diciamo così, una prospettiva diversa. Comunica con quella del figlio. Allora, sì, può farlo, però per come vedo io, la guida ha soprattutto l'obiettivo di comunicare con noi umani.
È un fatto personale. Sì. Va bene, molto interessante. E il figlio, di Erika cosa fa nel cinema adesso? È sempre alto? Se stesse un po' giocando con gli oggetti, vedo che li allunga e poi dopo li fa ritornare nella loro versione originaria. E adesso no, è nella sua altezza normale. Finiamo i punti. Casa, terreno. Causa esoterica di tutti i problemi legati al primo tentativo di comprare la casa. Sì, lì proprio avevano attecchito sia l'entità eterica strega, giocandole proprio un brutto scherzo, sia anche l'entità mentale calunnia che l'aveva fatta finire all'interno di un imbroglio comunque. Ehm, La cosa che ho trovato interessante è che lei abbia ritrovato all'interno di questo terreno la falce, perché nel momento in cui ha descritto questa scena, io ho proprio visto la strega come se si sostituisse all'interno della carta dei tarocchi della morte alla morte stessa, ok? Quindi al posto di esserci lo scheletro, c'è la strega che tiene in mano questa falce, che infatti è emblematica, diciamo così, no? Di questa sventura che lei ha subito. E lei giustamente se n'è sbarazzata. Come dire, adesso mm, basta questo problema, basta questa bugia, basta questo inganno. E ha fatto una cosa ottima, da un punto di vista eterico eccezionale. Mm, 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 mm. E la nuova casa? Le- Allora, vediamo com'è questa nuova casa prossima. Allora, è come se la vedessi un po', me la fa vedere che tipo come se fosse la casa di Biancaneve, nel senso che è animata da degli esseri collaborativi. Adesso io la vedo così, immersa effettivamente nel verde, dove ci possono essere proprio degli animali fisici e anche eterici, che sono in una buona comunione di spirito con lei e con l'ambiente. Una casa felice. Terreno edificabile venduto, trova semisepolta, mi sembra di aver capito, una falce, un'antica falce molto arrugginita, molto grande, non le, ci gioca un... no, una falce arrugginita, io, non ti sento. Vabbè, trova una falce e l'abbandona dentro una chiesa. Causa Sì, esoterica infatti, di questo episodio. Sì. sì, sì, quello che avevo cercato di spiegare prima, Mhm. che è come se lei veramente avesse potuto vedere questa. Allora, partiamo appunto dal mazzo dei tarocchi, la carta 13, no? Qualcuno dice si chiama la carta senza nome, qualcuno la chiama carta della morte, qualcuno la vede come un presagio di sventura, vedendola da un'altra parte, cambiamento, no? Quindi è come se lei sia riuscita a passare dal simbolo sventura Mhm. al cambiamento, proprio trovando fisicamente questa falce e poi togliendola dal campo e portandola nei pressi di quella chiesetta. Quindi lei stessa è proprio riuscita a fare, so come dirti, un atto magico, mm? Ehm, liberandosi proprio da questo peso, da questa anche interferenza, no? Di questo oggetto arrugginito I tre... che, Mhm. che ha provocato molti problemi, molti disagi. Il treno non è stato venduto, è ancora in È vendita. ancora in vendita. Allora, Questo gesto, mhm, accelera, sicuramente.
accelera perché ha proprio liberato, ha sbloccato, diciamo, questo terreno. Ma anche perché comunque l'inganno era rivolto a lei. non al terreno. No, era una cosa che doveva passare lei attraverso questa esperienza. Quindi verrà venduto? Ma aveva come un tempo 10 mesi. Va bene. Allora, chiamiamo nel nuovo cinema speciale tutti quelli come Erika, che erano, adesso Erika non lo è più, erano indecisi. Sono veramente tanti. Rimandano, un motivo per l'altro, rimandano la loro sessione. Li mettiamo lì, facciamo vedere tutto quello che abbiamo visto finora, i 18 miliardi e tutta la situazione, bene o male, non così complicata, anche se comunque c'è un impianto interferente cospicuo, importante, massiccio. Ne abbiamo visto sessioni, soprattutto la terza specialmente, un'entità mentale, due, a livello 2, e un rettiliano e una mantide come entità eteriche, il minimo indispensabile, il minimo sindacale per dire sono viva. No, quelle cose che tu ti metti perché devi comunque gestire dei piccoli salti in avanti, no? In alto di evoluzione. E qua, insomma, sono strega, ippopotamo, secondo universo, serpente, vabbè, è il solito rettile, e tre entità mentali. Chi viene in questo cinema speciale? Dei dormienti. Sì, alcuni sembrano proprio timidi, altri invece sembrano degli incostanti, che sembrano a un passo da e poi si tirano indietro. La persona in particolare mi ha scritto che è da 8 anni che mi scrive, che mi segue. L'anno scorso ha preso la decisione e poi ha abbandonato. E quest'anno, quindi in 12 mesi, direi anche 8 anni, ha finalmente scritto i punti. Ho detto bene, vai avanti. No, no, è già abbastanza, per adesso mi devo ancora riprendere perché ho scritto i punti. Ho provato a ribadire che questa cosa non aveva senso, si è tutta arrabbiata e comunque non va bene. Ecco, dov'è questa persona? Nel passato, li vedo proprio un uomo del tempo che la vuole riportare sempre al passato e non farla stare al passo con i tempi, Bene, eh, farla sempre stare al momento sbagliato. bene. Oggi il protagonista del nostro X Factor è Erika. Ha avuto l'X Factor, ha avuto il coraggio di saltare. Si è presentata ai provini, l'abbiamo selezionata, adesso sta andando avanti nella gara. AI rischia di vincere. Vediamo chi diventerà Erika. E il pubblico sono tutti questi indecisi, fermati, impantanati nel passato, schiavi degli uomini del tempo, sottomessi e genuflessi a dei rettili che non esistono, a delle mantidi che sono olografiche, a degli uomini del tempo, a delle entità di qualunque tipo che sono inesistenti, schiavi del nulla. Vediamo cosa fa Erika. Erika, che se vuole butta un occhio a suo figlio, che non ce ne frega niente di sapere se è una perla oppure no, ha comunque delle doti. Anche questa cosa della perla ha fatto più danni che altro, perché molte persone, pensando che il figlio adesso è perla, lo lasciano libero di fare il cazzo che vuole e stanno crescendo tantissimi, molto male, secondo me. Vediamo cosa fa Erika. Carta bianca. Ha visto tante sessioni, sa che cosa si fa a questo punto. Ci aspettiamo da lei un'interpretazione originale. Erika, la mia vita va bene così com'è, ma, aggiungo io,
ma ho bisogno di spalancare questa finestra. E Oh, mi fa vedere che è come se stesse aprendo la finestra di una reggia, quindi è un finestrone enorme. Spalanca e c'è un meraviglioso giardino con delle fontane che zampillano acqua, con tante specie di piante, con varietà che provengono anche da varie parti del mondo. È un giardino molto di fantasia, no? Naturalmente. Ci sono anche dei cavalli, delle carrozze dentro questo giardino. Lei si sta proprio spalancando a una nuova e infinita meraviglia. senza freni. Mm. Spalanchi tutta la sua fantasia, potere creativo. Come è vestita? Adesso sembra una dama del Settecento. Mhm. Ci Con le, stupisca. Questo già ha lo le maniche, sappiamo come sì. sono le dame del Settecento. Ci stupisca. Crei il suo mondo. Il cielo non è per forza azzurro. Chi l'ha detto? Il cielo è viola e rosso Oh, ed è giorno e ci sono delle stelle molto grandi d'oro. bene. Lei è alta 1,60 m, 1,70 m? Chi l'ha No, lei detto? è altissima, sarà 10 metri, non so. Benissimo. Lei vive in una casupola o un mega palazzo? Una reggia. Una reggia. Tutto cemento e vetro? No, 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 ci sono delle tappezzerie bellissime, tipo orientali, Mhm, quindi decorate con degli uccelli esotici, tutti particolari, eh, minuziosamente dipinti, con dei tocchi d'oro, delle foglie d'oro. mhm, Poi mi fa vedere questi grandi camini, c'è molto marmo, mhm. ci sono dei tappeti con Or- le bordature d'oro. Suggerisco l'originalità. Una bella scala di marmo. Facciamo una scala di opale. Una pietra rarissima che non si trova in grandi quantità, che ha delle opalescenze, che è rara in alcuni casi tanto quanto un diamante. Una scala intera, opale, opalescente, con riflessi di luce se vuole, colonne di labbra pareti di quarzo citrino. E si va a sedere adesso sul suo trono di ametista e si sente davvero la regina di questa reggia. Vedo che davanti a lei c'è un coniglio gigante e chiacchiera con lui. Vedo che bevono in tazze che in realtà sono dei fiori, un pochino chiusi. Sono tipo delle puzzole che portano, delle bevande. La reggia ha delle punte, delle torri. Sono delle guglie Mhm. ehm, attorcigliate, diciamo, mm? Un po' arabeggiante anche. E nella più alta, in cima, Sì, cosa c'è? c'è una chiave di sol, una chiave di violino. Bene. Chiediamole di creare accanto alla sua reggia, se vuole, una reggia fatta da un albero, costituita da un albero. Quello lì è proprio un castello. È un castello eh, di tronco, come se da un tronco fosse stato intagliato un castello. Ma è vivo. Sì, sì, è vivo. E chi ci vive in questo castello? Il figlio piccolo è come se avesse un po' paura,
perché dice che lì magari è buio, ci sono delle creature che non sai chi siano. Invece Erika vuole portare luce anche lì, vuol far sì che nessuno abbia paura di nulla. Facciamoci un giro nell'albero. Magari è la casa delle guide. Eh sì, infatti stavo proprio per dire questo. Allora, adesso mi si presentano sotto forma di gnomi. Sembrano proprio dei nanetti con il cappuccio in testa, la barba. Li vedo in questo momento molto indaffarati. Bene, Erika ha ancora entità mentali? No, Eteriche? no, nemmeno. Ha ancora un cluster? Il cluster me l'ha fatto vedere come uno stadio, come se in questo stadio ci fossero all'interno delle persone sbagliate. E vedo che quindi non ha buttato via lo stadio, ha buttato via le persone barra le circostanze e ha ripulito quindi lo stadio. Ha ancora impianti? No? Un po' paura a farti questa domanda. Vibrazione. Falla scrivere da lei su un foglio con una penna d'oca. Allora, perché vedo che lei scrive, inizia con il 3 e il figlio è come se le dicesse di guardare meglio, di accorgersi di più, di percepire meglio. Allora lei per la prima cifra mette 4. Mm. Ah, prima che scriva la seconda cifra, intervengo io e la guardo e le dico solo chi ti limita. Lei mette 6. Mm. Seconda cifra. Mette 0. Basta? Sì, 6, 0, 1. Basta? 607 dice 607. Ok, con 607 come la vedi? È come se avessi infranto il muro che separa noi dall'invisibile ed è già pronta lì, per accogliere suo papà, per sentirsi in connessione con lui. Va bene. Allora si alza il suo mega vestito di principessa e va direttamente di fronte a lui. Mancato 2 anni e mezzo fa per un incidente investito da una macchina mentre era in bicicletta. Mi viene sotto forma tipo di un deltaplano, che plana nell'aria, nel cielo aperto, che lui vuole essere libero di spostarsi. Nessuno mi può tenere, Riconosce la nessuno figlia. mi può tenere fermo. Mi somiglia così tanto che non potrei non riconoscerla. Siamo uguali, ho letto il labiale. Di Erika che ride. Ma non lasci il viso o lasci il viso? Lasci il viso? Ah, vabbè, allora. Lascia il viso, sì, sì. Quindi avete tutti visto che ride. E la riconosce così vestita.
noi ci siamo sempre riconosciuti ad occhi chiusi, annusandoci. Noi abbiamo i sensi sviluppati. Possiamo anche non guardare e riconoscerci. Noi fiutiamo. Si vuole presentare a noi con un bell'abito come la figlia, così facciamo padre e figlia insieme, coordinati. E io ho l'abito della gioia e della libertà e non mi serve altro. Bene, È come se gli abiti gli dessero un senso di costrizione e di fastidio. perché ha scelto questo modo tragico di andarsene? Improvviso. Non sento una risposta perché vedo delle immagini, sai, vedo semplicemente che lui mi porta dentro una scuola Mhm. e mi sembra di percepire che si possono imparare tante cose in un istante, dice. Mm, che a volte noi crediamo che ci vogliano gli anni per imparare le cose e invece a volte bastano, secondi per imparare tanto. Ed è come se lui in questa impatto, lo Mhm. scontro che c'è Mm. stato della macchina contro la sua bicicletta, contro di lui, non so cosa è successo nel tempo e in quello che lui ha appreso, ma c'è stata una sorta di fortissima condensazione. Cioè, si è bloccato il tempo e lui lì ha capito tutto, ha capito tantissime cose. Sì, qualcosa di simile, sì, può essere. Ha anche sentito la bellezza e la magia della vita. eh, la profondità di essere se stessi. Col suo deltaplano ha già visto cos'è il portale aureo? Dice io ci entro, io ci esco perché sono uno libero. Lui è con Erika ogni tanto. Vedo che in questo momento Erika si sta guardando le 5 dita della mano destra e lui dice 5, 5 e appoggia le proprie dita energetiche sul palmo, nella mano di Erika. 5 più 5. E nipote gli fa visita e o il nipote lo vede, lo sente. Tutte e due. Mm. Allora, come non so se c'è qualcuno dei due che ha avuto un momento di sconforto, di scoraggiamento, legato tipo come se fosse una competizione, fosse una gara, una prova, una cosa del genere, e lui l'ha consolato, l'ha rinfrancato. Va E bene, lui dice che segue la loro crescita. messaggio finale del padre alla figlia. Ti voglio come sei, mm, e tu mi hai sempre accettato per come sono, anche se gli altri hanno pensato che io fossi sbagliato.
Sono fiero di aver generato purezza, la purezza che vedo in te. Non necessariamente la libertà deve avere un prezzo così caro da pagare. Sei la stella per tutti, di tutti, brilli sempre nel cielo. E io ora sono libero come ho sempre voluto essere. Risposta di Erika. Ti voglio bene, non cambierei una virgola di tutto quello che è stato. Ora l'ho capito. E mi sento onorata di averti scelto come padre. Ho capito la vacuità del gioco della seduzione. Non so perché lui fa vedere un paio di boxer a righe. Oh, Messaggio del nonno ai nipoti. siate vivi, vivi, vivi. Ridete, ascoltate e vivete. Qual è la risposta? I nipoti dicono ti abbiamo abbracciato per troppo poco tempo. Uno dei due dice ti sento, ti vedo e a me va bene così. Lo salutiamo, seguiamolo solo pochi secondi, vediamo cosa fa. Lo vedo che sta guidando questo deltaplano, sta andando addirittura oltre il confine dell'Italia. È molto veloce, sta andando verso Oriente Mm. e poi sale su verso l'alto, fa come delle specie di acrobazie con questo deltaplano e poi va verso il portale Aureo. Si è fatto un viaggio. Mm. E lo chiudiamo. Eh, bah, sostanzialmente abbiamo finito. Cosa fa il cinema dei ritardatari, dei rimandanti, dei dormienti, di quelli sepolti nel passato? Agli occhi, ai loro occhi, insomma, sotto lo sguardo di un cambiamento, un'accelerazione così in alto, così veloce di Erika. Qualcuno si alza dal letto, vedo che si sta stiracchiando e dice che è pronto. Sono Mm, pronto. quanti? No, adesso ne vedo quattro così. Quattro? Mm. No, non va bene. Tutti. Fai fare qualcosa a Erika. Ha le Vic, ha la sua vibrazione, ha i suoi begli abiti, ha gli inviti al suo castello. Eh, Sparge una specie di polvere dorata
che serve proprio a attivare, diciamo, queste persone dormienti. Ed in effetti vedo che vengono vitalizzate. Mhm. Sento che dentro di loro scorre più velocemente il sangue, la voglia anche Di di vincere. provare. Sì, Erika oggi ha vinto sì, sì. la sfida a se stessa, ha vinto una vibrazione che è passata da 18 a 607, ha vinto. Ha scoperto, ha parlato con suo padre, che è mancato 2 anni e mezzo fa, ha scoperto delle cose dei figli, ha moltiplicato la sua vibrazione del 33,7%, di 33,7 volte. Bene, messaggio finale di Erika a se stessa. La mia vita è il mio regno. Io mi sento la regina. Io mi sento di condurre questa sorpresa quotidiana, nella gioia, nello stupore e nella grinta. Ehm, Ci sono luci intorno a me, sono le persone che amo, e con loro cammino. Messaggio ai figli. Niente ci pesa. Stiamo costruendo insieme il nostro film. Siamo dei registi provetti e ci piace farlo. Al compagno. Lo prende così per il bavero, diciamo così, della maglietta, no? Lo avvicina a sé in maniera decisa e, e dice: Ma quanto è bello questo fuoco, quanto è vivace, non lo cambierei per nulla al mondo." Va bene. La guida di Erika cosa fa? Le suggerisce di fare un ballo con il marito, col compagno. Mi sa che non sa ballare, vero? Non Per niente. importa, per niente, Appunto, è perfetto. perfetto. È perfetto perché la guida le insegna a fare cose che lei non ha fatto. Sono nuove esperienze. Va bene, abbiamo finito.